Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Il video di oggi è un tutorial di un paio di orecchini che vi ho mostrato nel mio ultimo video creazioni e che mi è stato richiesto da una ragazza che si chiama Paola. Ciao Paola! E gli orecchini in questione sono questi, realizzati con la tecnica del brick stitch, però noi oggi andremo a realizzarli in questa colorazione qua, quindi nei toni dell'oro, del nero e del viola. Ora vi dico subito i materiali che occorrono e sono innanzitutto un anellino di questo tipo della dimensione di un diametro di 22 mm. Io questo l'ho acquistato da Perles & Co. Poi ci sarà bisogno di 8 zero. Io utilizzerò queste qui che sono le Permanent Finish Galvanized Starlight della TOO. Poi ci sarà bisogno anche di 11 zero. Io andrò a utilizzarle in 3 colorazioni. Utilizzerò queste qui che sono della Miyuki, sono le Duracoat Galvanized Gold, e poi utilizzerò queste qui che sono le Opaque Frosted Jet della TOO e anche queste qui della TOO che sono le Silverline Milky Amethyst. Allora, come filo, ah sì, poi dimenticavo, utilizzerò anche questi mezzi cristalli e vanno bene anche dei bicono o delle perle, l'importante è che siano da 4 mm, e io sto utilizzando le Amethyst AB. Come filo da tessitura invece utilizzerò questo qui della Miyuki, è il colore numero 5, che è un bel oro acceso, e come ago da tessitura utilizzerò un ago della Tulip in misura 10 e poi ovviamente una chella. Dimenticavo, poi vi serviranno anche pochissime 15 zero se deciderete di fare il cappietto come lo faccio io, se no non servono. Penso di aver detto tutto, quindi mi preparo e poi partiamo col tutorial. Eccomi qui. Allora, io mi sono portata un pochino avanti, nel senso che ho tagliato 1 metro di filo, non sarà sufficiente per terminare l'orecchino, però ci vorranno circa 3 metri di filo. Dopo vi farò vedere anche come faccio io ad aggiungere quello nuovo. E ho fissato il filo all'anello con 3 nodini, lasciando una piccola codina. Dall'altra estremità ho messo il mio ago e adesso parto con le 8 zero, quindi prendo 2 8 zero, le faccio andare fino in fondo e prima di incominciare a lavorare, spero di riuscire con la telecamera davanti, insomma un pochino, prendo la prima perlina che ho inserito e ci faccio passare anche la codina che ho lasciato. Adesso non riuscirò perché con la telecamera è un disastro, faccio così. Allora, dai, passa su, ecco, è passato, ecco qui, vedete, e lo spingo in fondo. Dopodiché questa codina la lascio un attimino, la tengo con il dito così, perché poi andrò a tagliarla, ma intanto però la faccio passare lì, così il nodino resta all'interno della 8 zero e non rischierà di girarsi, di andare magari qui sotto, si vedrebbe, non sarebbe tanto bello, sarebbe un po' antistetico. Quindi io ho inserito 2 perline, passo all'interno dell'anello, tiro il filo, le 8 zero devono rimanere tutte e 2 dietro, così, e dal basso verso l'alto rientro nella seconda 8 zero. Ecco, quindi loro si posizionano in questo modo qui. Da questo momento in avanti aggiungeremo una perlina alla volta, quindi prendo ancora una 8 zero
così, passo all'interno dell'anellino col mio aguafilo e rientro nella 8/0 appena inserita dal basso verso l'alto, tiro il filo e tirando il filo appunto si crea questa asola e andando a tirare, stringere, noi andiamo a fissare a cavallo dell'anello la nostra perlina. Di nuovo quindi prendo una 8/0, io faccio così di solito, ecco, e ripasso, tiro il filo così e cerco di tirare bene in modo tale che resta bello rigido. Di nuovo prendo un filo, e se un filo una perlina, e ripasso. Allora, io ho contato circa 25 perline, quindi quando ho inserito l'ultima vi faccio vedere come chiudo il primo giro e inizio a fare il secondo, che sarà quello interno fatto con le 11/0 nere. Va bene? A fra poco. Allora, ho inserito la 25esima, sono arrivata alla fine del giro, quella con la codina che viene fuori è la prima perlina inserita e ha bisogno di essere fissata perché vedete che si alza, quindi ora io passo all'interno dall'alto verso il basso nella prima inserita, passo dietro, quindi attraverso l'anello andando indietro, giro il lavoro, e qua c'è la coda, e ripasso dal basso verso l'alto sempre nella prima perlina inserita all'inizio del giro e tiro, e così io ho fissato la prima perlina con la ultima. E ora vado a tagliare facendo attenzione di non tagliare anche il filo che stiamo utilizzando per lavorare. Tagliamo la codina in eccesso. Ora dobbiamo portarci verso l'interno dell'anellino, quindi io ripasso anche in questa qui a fianco, non importa qual è, passiamo di qui. Io poi rigiro il lavoro in modo tale da avere sempre il filo dietro, perché essendo oro su oro magari non si vede bene, quindi il filo rimane dietro, e inizio a lavorare sempre con 2 perline, quindi prendo 2 11/0 e adesso zoom un pochino così si vede meglio, e passo, io sto uscendo da questa 8/0, quindi passo tra la 8/0 da cui sono uscita e quella successiva in mezzo e tiro il filo, tengo le 2 perline in questa posizione e dal basso verso l'alto, sì, retto giusto, passo attraverso la seconda perlina inserita, tiro il filo, ecco qui, e adesso come ho fatto con quelle dorate farò con quelle nere, quindi continuo a lavorare con una perlina sola e passo sempre tra la perlina tra questa 8/0 e quest'altra, così, tiro il filo,
poi ripasso dal basso verso l'alto verso questa perlina, cioè nella perlina, così. Faccio di nuovo, esco fra queste due perline passando da dietro verso il fronte, così, tiro di nuovo, aia. E poi dal basso verso l'alto e tiro. Ne faccio ancora una e poi dopo ci vediamo alla fine del giro. Quindi passo, metti a fuoco tra queste due, tiro il filo, così, ok, spero sia stato chiaro. A dopo. Allora, questa è l'ultima perlina, questa è la prima. In questo caso basta che passiamo all'interno la prima perlina inserita all'inizio del giro e dopodiché passiamo direttamente nella 8-0 che ci troviamo sotto, riportandoci così all'esterno della lavorazione, così. Va bene? Ora andremo ad inserire i mezzi cristalli, quindi adesso ne preparo qualcuno per farvi vedere. E la lavorazione è praticamente la stessa. Si parte con due mezzi cristalli. Io sto uscendo da questa 8-0, passo sotto questo archetto, tiro e poi mi infilo nel secondo mezzo cristallo dal basso verso l'alto e tiro così. Ora prendo un altro mezzo cristallo, adesso vado avanti uno ad uno, no, è peggio, passo sotto questo archetto, tiro il filo e mi inserisco dal basso verso l'alto e tiro il filo. Di nuovo un mezzo cristallo, passo nell'archetto che trovo subito dopo e vado avanti così fino alla fine del giro. Ci vediamo fra poco. Allora, io ho finito di aggiungere i miei mezzi cristalli, anche loro sono 25 come le 8-0 e con 1 metro di filo dovreste riuscire a completare tutto il giro. Quindi ora io come ho fatto con le 8-0 devo unire la prima perlina all'ultima, quindi ripasso dall'alto verso il basso nel primo mezzo cristallo inserito, devo tirare un po' e aiutarmi un po' con le mani, passo sotto, fra queste due 8-0, tra i due 8-0 sotto l'archetto, tiro, poi mi giro per comodità e ripasso all'interno della prima perlina inserita, però questa volta dal basso verso l'alto e devo tirare un pochino, devo tirare perché devo avvicinarle così, poi ripasso sotto così
questa volta entro direttamente nel mezzo cristallo, tiro, ok, poi passo sotto l'archetto, faccio un nodino tentando di farlo scivolare proprio vicino al foro, ne faccio un altro, e dopodiché mi si è sfilato l'ago. Adesso vi faccio vedere subito, ok, ho fatto questo nodino, vado a nasconderlo all'interno del mezzo cristallo, passo nel mezzo cristallo e anche nella 80, tiro bene, il nodino si va a infilare lì e taglio il filo in eccesso. Così. Ora devo inserire del filo nuovo e continuare con la lavorazione. Quindi adesso vi faccio vedere come si infila, come io lo faccio, perché non è detto che sia il metodo migliore per voi. Allora, magari non lo faccio qui che ho già il filo, dov'è? Che ho già il filo inspessito, quindi magari mi sposto un pochino, passo nella 80 nel mezzo cristallo, tiro fino a lasciare, ho tagliato un altro metro di filo, così, passo in questo mezzo cristallo, quello successivo, risalgo, tiro per benino, faccio un nodino, ops, ho tirato troppo, guardando dalla telecamera non mi sono resa conto, mi si è sfilato anche l'ago. Allora, ecco qua. Allora faccio un nodino giusto perché non mi si sposti, ma uno solo, senza esagerare. Così. E ora incomincio a inserire ancora delle rocaille, questa volta le inserisco nere e faccio il mio primo giro e lavorerete allo stesso modo come abbiamo lavorato queste e anche queste, quindi inseriremo quelle nere, quelle dorate, quelle color ametista e poi ci vediamo per completare l'orecchino, perché questo qui fatto di rocaille nere e dorate è un giro solo, poi vi faccio vedere come l'ho fatto. Quindi dovete fare, adesso lo farete da sole, 1 2 3 giri, ok? Non dovrebbero esserci problemi perché il procedimento è lo stesso identico di quello che abbiamo fatto fino adesso, quindi ci vediamo fra poco. Allora, però ho dimenticato una cosina importante che magari se non vi è spiegata potreste trovarvi in difficoltà. Allora, io ho già incominciato a inserire le mie perline. Quando arriviamo in prossimità del foro, del mezzo cristallo che ho sotto, allora in questo caso io continuo a inserire perline normalmente, quindi qui c'ho il foro, niente, passo l'archetto successivo. Adesso questi pochi passaggi li facciamo insieme così vi mostro una cosa. Allora, qui vado avanti, ho ancora del filo,
disponibile per potermi agganciare. Passo sotto. Cos'è? Da dove viene questo qui? È un filo intruso di un'altra cosa che sto facendo. Allora, così. Così. Allora, è ancora abbastanza in prossimità, non è così distante rispetto a questo spazio, quindi riesco a coprirlo con la perlina successiva agganciandomi all'archetto successivo, vedete, così. Quello che volevo dirvi, se riesco a farvelo vedere, prima o poi succede, quindi ecco, non è proprio così distante, però in un caso in cui la perlina, l'ultima perlina che ho inserito non è leggermente sovrapposta al foro del mezzo cristallo, io posso, invece di passare a inserire le perline, incominciare a inserire le perline passando per l'archetto successivo, che è questo qui, posso prendere la mia perlina e agganciarmi ancora all'archetto precedente. Questo per fare in modo che le perline si affiancano l'una all'altra senza lasciare spazi troppo evidenti tra una e l'altra. E mi infilo così, vedete, così le perline restano abbastanza ravvicinate. Però io questo lo faccio veramente quando magari la perlina che sto inserendo magari si trova posizionata proprio qui. Allora veramente, se invece è a cavallo, appena più avanti, allora io passo direttamente all'archetto successivo. È una cosa che dovete un po' valutare voi. A me capita di infilare una perlina, poi doverla disfare e agganciarmi in modo diverso, perché o le perline sono troppo vicine e il lavoro mi si storta, oppure sono troppo lontane e quindi c'è uno spazio troppo evidente che non va bene, e allora correggo la lavorazione. Spero che questa cosa sia stata chiara, ecco, era molto importante, perché ovviamente qui abbiamo degli archetti molto grandi e anche qui questo spazio è abbastanza importante, quindi le perline sono piccoline, dobbiamo fare in modo che riescano a coprire tutto in questo modo. Ci vediamo alla fine del giro. Allora, le ultime perline le infiliamo insieme, così vediamo direttamente come fare l'ultimo giro. Allora, qui io per esempio mi trovo nella situazione, come vi ho spiegato prima, dove ho ancora un po' di spazio e quindi mi conviene inserire qui la perlina piuttosto che qui, se no li avrei troppo distante l'una dall'altra. Allora prendo ancora, dove sono con le viola, una perlina e mi infilo in questo archetto ancora. Oh, ne inserite due, andiamo bene. Allora ripasso ancora dentro questo archetto, tiro il filo. Io intanto ho anche aggiunto una spezzone di filo nuovo, perché veramente non riuscivo a terminare il giro, e andiamo avanti velocemente. Così vi mostro come fare l'ultimo giro e come fare il cappietto
per la monachella o comunque il gancetto. Quindi non è un lavoro complicato, il problema è che è un lavoro un po' lungo. Fate anche il tutorial, per quanto ho cercato di essere svelta. Ecco, qui credo che, non so se ci sta ancora una, proviamo. Mi inserisco qui, mi sa che non ci stiamo qua, è troppo stretto. È troppo stretto perché dopo va a... Però vediamo un pochino se mi infilo in questa. Beh no, alla fine ci stanno. Alla fine ci stanno, pensavo di no. Allora adesso faccio quel lavoro che ho detto prima, passo qua sotto, non ci vedo neanche io, sotto l'archetto che c'è, opla, mi giro e risalgo in quella che è la prima perlina inserita all'inizio del giro. Ecco, e adesso sono pronta per incominciare l'ultimo giro. Se non si è visto bene, comunque riguardate come faccio a unire la prima e l'ultima perlina dei giri precedenti, perché non guardavo nella telecamera, non so se sono uscita fuori dall'inquadratura. Allora, l'ultimo giro è inserire, dove è finito l'orecchino? L'ultimo giro che ho fatto di perline dorate e nere, quindi io prendo, devo fare come dei picot, mi prendo una nera, una dorata e una nera, così. Esco da questa perlina, mi infilo sotto l'archetto che viene subito dopo, così, tiro il filo e ripasso dal basso verso l'alto solo nell'ultima perlina inserita, che è quella nera, e così si forma il picot. Da questo momento in poi devo inserire ancora solo una dorata e una nera, e passo nell'archetto successivo, quello che trovo appena sotto, e poi ripasso solo nella 11/0 nera dal basso verso l'alto e tiro di nuovo una dorata e una nera, vado sotto l'archetto che vedo subito dopo, che trovo subito dopo, e tiro il filo, entro solo nella 11/0 di nuovo una dorata e una nera e vado avanti così fino a completare il giro. Ci vediamo quando ci troveremo a dover inserire l'ultima perlina. Ok, adesso dobbiamo inserire l'ultima 11/0 dorata. Metti a fuoco, ecco qui. Quindi dobbiamo unire, oh santo cielo, come mi muovo, dobbiamo unire queste due 11/0 nere. Quindi prendo la 11/0 dorata, passo dal basso verso l'alto in quest'altra 11/0 nera e
Dopodiché, adesso non so come farvelo vedere bene, vediamo se riesco a zoomare. Scendo in questo archetto che c'è, quell'archetto delle due violette sotto, adesso si va un po' a... questa è la coda del filo che ho aggiunto prima, ecco, tiro così, passo sopra, e così ho chiuso il lavoro. Noi ora dobbiamo andare a fare il cappietto, quindi io passo nella 11.0 dorata successiva, tiro bene, allora un po' si muovono, qui non è un lavoro precisissimo, e prendo questa sequenza di perline, una 15, una 11, una 15, una 11, una 15, una 11 ed una 15, una sequenza di questo tipo. Stavo uscendo da questa parte, mi rinfilo ancora e vado a fermare il mio cappietto, poi ripasso ancora un paio di volte e poi passerò uscirò di nuovo da questa 11.0, passo in quella nera, risalgo in questa, faccio questo lavoro qui e poi vado a fare dei nodini dove capita, e poi vado a nascondere il filo e a tagliare quello in eccesso. Quindi un po' come si fa in tutte le lavorazioni, no? Quando abbiamo terminato incominciamo a passare tra le perline facendo 1 o 2 nodini e poi tagliamo il filo in eccesso. Quindi questo è l'orecchino terminato. Io taglio il filo in eccesso da questa parte che ormai non mi serve più, non vado avanti perché il tutorial è già lunghissimo. Ecco, quindi più o meno, poi questo qui quando è fissato meglio resta più bellino, perché qui vedete che il risultato finale è questo. Quindi io spero che il tutorial sia stato chiaro e che i passaggi siano stati comprensibili. Non è stato semplice, dico la verità, e di essermi spiegata bene specialmente. Comunque, se nel caso avessi dato per scontato qualcosa e avete dei dubbi, delle domande da farmi, come sempre io sono disponibilissima a rispondervi nel più breve tempo possibile. Quindi io ora vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!